videoascoltatori, io sono Linda. E io sono Edoardo. Benvenuti a Quarantenna, programma di informazione e intrattenimento, che vi terrà informati e intrattenuti in questo periodo di capitalizzazione dell'emergenza. Intrattenimento. L'artista di strada, competitore naturale della polizia locale, si trova ad operare tra quiete stanze senza vie d'intorno al suo perpetuo canto. Per sopravvivere è costretto a colonizzare luoghi ancora inesplorati, ma vediamo come se la cava Marilene Di Stefano in collegamento dalla sua doccia. Piove o c'è il sole? Per tutti i cittadini sprovvisti di finestre, ecco a voi la nostra nuova rubrica, Caterina del Meteo Indovina. Benvenuti a questo aggiornamento di previsioni meteo rigorosamente fatte a mano. Anche per oggi sono previste temperature stazionarie su tutto il territorio di casa vostra, con qualche possibile burrasca nei vostri salotti, specie se avete dei coinquilini stronzi. In tarda mattinata è previsto invece un lieve rialzo delle temperature grazie alla presenza dello Zio Vincenzo, che farà delle grigliate sul terrazzo di casa sua. Il pomeriggio potrebbe non essere più tanto azzurro e lungo. Grazie dell'attenzione e tanti saluti da Caterina che il meteo indovina. Andiamo allo sport. Annullate le Olimpiadi Tokyo 2020, si svolgeranno nel 2021. Ma per non destabilizzare l'economia si chiameranno comunque Tokyo 2020. Qualcuno avverte il nostro corrispondente smisurato. Trasmettiamo gli ultimi aggiornamenti del Ministero del Futuro dell'Umanità riguardo la ricerca di Gennaro. Prego regia. Buonasera base, coordinate 45Y 6 milioni 8. Qua Gennaro, niente. A fuori chiama Gennaro, niente. Gennaro. Aumenta l'esposizione diretta del corpo umano ai più svariati divani. Una volta considerato confortevole pezzo di arredamento, ad oggi suscita l'interesse degli anatomopatologi.
Come trasformare un momento di relax in una vita pienamente vissuta? Ce lo spiega Sin Metro. È emanato il nuovo decreto ministeriale. Tutte le teste lasciate incustodite in mancanza di gomiti verranno fatte brillare dal nucleo artificieri antistarnuto. Ma come fare ad assicurarci che la nostra testa resti ben adesa al nostro corpo? Seguiamo i consigli della psicologa in pigiama. Buongiorno a tutti. E allora oggi vi voglio dare due consigli perché come vedete non vengo meno delle mie responsabilità da psicologa. Considerando che mente e corpo sono una cosa sola, potete fare un'attività che vi fa bene all'anima, no? Prendersi cura di qualcosa per prendersi cura di se stessi. E allora una bella cosa che potete fare è fare un po' di giardinaggio. E voi forse mi direte, non c'ho la terra, non c'ho i semi. E chi se ne frega, c'avete un po' d'acqua, c'avete verdure e allora potete fare quello che sto facendo io. Un poco di porro messo nell'acqua, guarda che belle radicette, guarda che bel porro che sta crescendo, pure col sedano, guarda che bello. Poi quando crescono ve potete mangiare pure, no? La seconda cosa che vi vorrei dire oggi, molto importante, vi vorrei proporre un bel flash mob. Stasera alle 8 spegnete tutto, tutti i telefoni, Facebook, Tinder, Instagram e tutte le cose che avete, spegnete tutto e non fate sapere a nessuno quello che state facendo. E tanto niente cazzo a nessuno. Statemi bene, ciao ciao, dalla vostra psicologa in pigiama. Tiratevi sui calzoni, amici, è arrivato il momento dello sport! Può una filosofia basata sulla vacuità della vita umana aiutarci ad arrivare a fine giornata? Scopriamolo con Niall Dowling e Jean-Paul Sartre nella rubrica Prendila con esistenzialismo.
La nostra trasmissione, facente parte del servizio pubblico, si impegna nel fornire alle famiglie dei pratici consigli su come fronteggiare la pandemia. Hai molta ragione, Vincenzo. Infatti la prossima rubrica è dedicata anche ai bambini, piccoli esseri umani in sboccio con peculiari bisogni che secondo il Ministero del Futuro dell'Umanità vanno espletati nelle apposite zone parcali messe a disposizione dal comune di residenza. Linea al dottor Gusdazzoni con la sua rubrica La gioia delle piccole cose. Quando ti portano a letto il caffè, ecco le cose che piacciono a me. Ciao amici di quarantenna, bentornati a La gioia delle piccole cose, la rubrica che vi insegna la gioia delle piccole cose. In altri tempi migliori forse l'avremmo chiamata, che ne so, le gioie di quando nessuno si ricordava della previdenza sociale e il sito dell'INPS andava una bomba, oppure le gioie di insultare i bambini che passeggiano per strada dai balconi, ma no, l'abbiamo chiamata la gioia delle piccole cose. Bene, oggi andremo al Luna Park. Per farlo, molto semplicemente abbiamo bisogno di un po' del materiale che sta all'interno del nostro secchio della carta, buste, bustine di tisana, scottex smocciolati, scontrini, un paio di pinze di varia foggia o fattura legate con uno spago. Avete presente quella macchinetta che tu metti il gettone, il braccio meccanico va lì, prende la cosa e poi la cosa non la prende mai? Insomma, quella lì? Bene. Vittoria. I più assidui frequentatori di questa rubrica si chiederanno: ma che fine hanno fatto i laccetti per chiudere le cose? Non vi preoccupate, tornano sempre utili. Io penso alle cose che amo di più e torna a essere per me. Sport! E anche questa puntata di quarantenna volge al termine. Se volete inviarci le vostre proposte e i vostri commenti, l'indirizzo è quello della nostra redazione che comparirà adesso in sovraimpressione. Se volete saperne di più su Quarantenna, visitate il nostro sito. Non ci resta che augurarvi una buona settimana di clausura, un caro saluto da parte di Michele E Padella! e arrivederci alla prossima puntata di Quarantenna! Sai, io sentivo che in un universo senza Dio io non volevo continuare a vivere. Ora, per caso avevo quel fucile e mi misi la canna contro la fronte. Poi pensai, ma e se sbagliassi? E se ci fosse un Dio, voglio dire, in fondo questo nessuno lo sa di sicuro. Ma poi pensai, no. Senti, questo forse non basta. Io voglio la certezza o niente. E io ero lì seduto, raggelato, con la canna contro la testa, a dibattermi tra sparare o no. Ero talmente teso che il mio dito aveva premuto il grilletto inavvertitamente, ma io sudavo talmente che la canna era slittata fuori dalla fronte e mi aveva mancato. E subito i vicini stavano bussando alla porta e non lo so, era un gran pandemonio. Dovevo proprio uscire all'aria aperta e ritrovare la calma. Camminavo per le strade. Sembrava tutto così violento ed irreale e vagai. Ma devono essere state ore e dovevo sedermi. Entrai in un cinema. Io neanche sapevo che davano. Avevo solo bisogno di un momento per raccogliere le idee e essere logico e riportare il mondo in una prospettiva razionale.
Io guardavo quella gente sullo schermo e cominciai ad essere preso dal film, capisci? E cominciai a provare come puoi anche solo pensare di ucciderti. Insomma, non è stupido. Voglio dire, io... Guarda tutta quella gente là sullo schermo. Senti, sono proprio buffi. E se anche fosse vero il peggio? E se Dio non ci fosse e tu campassi una volta sola e amen? Gesù, dovrei smettere di avvelenarmi la vita cercando risposte che non avrò mai e godermela finché dura. Forse è un filo molto sottile per appenderci tutta la tua vita, ma di meglio non abbiamo. E poi piano piano mi rilassai e cominciai a divertirmi davvero.